Caro papà, adesso che sono stato in questa terra, che non posso dire mia, e sto per lasciarla, e ho visto ciò che volevi che vedessi, mi chiedo il senso di questo viaggio, che ho compiuto perché tu me lo hai chiesto. E ora ne scrivo a te, padre, perché è tra me e te che questa tua Sardegna è sempre stata, in mezzo, tra noi, a dividerci. Ora che il viaggio è finito e sto ritornando con questo treno di altri tempi verso la nave che mi porterà sul continente, voglio ricordare i luoghi che ho visto, adesso per la prima volta, e le tue parole di quando ero bambino, e me ne raccontavi come se fossero luoghi di favola. Ne parlavi con la passione di chi ama anche se non eri cambiato. Ama perché se ne sente parte e non si nasconde le asprezze di una terra severa dove ogni cosa devi guadagnarla con fatica. Eppure continuavi a tenerla nel cuore, questa tua terra, e a esaltarne il profumo. Una favola. Ma io non pensavo che lo fosse. E cosa penso adesso? Ancora non riesco a capirlo. Ho iniziato il viaggio da Ingurtoso, come mi hai chiesto di fare, il paese da dove viene la nostra famiglia e dove tu sei nato. Ricordo bene le tue parole. Sai, era un paese grande. Ci vivevano e lavoravano migliaia di persone. Tuo nonno, mio padre, è là che riposa. Diceva che la miniera era una buona cosa, ma io vedevo i minatori scendere nel pozzo prima dell'alba e uscire che era già notte. Mi sembrava una condanna, non un lavoro. Quando le miniere tacevano, i cervi si avvicinavano al paese. Io mi nascondevo per guardarli. Il loro bramito a me sembrava un canto melodioso. Pensavo alla loro libertà e la desideravo per me. Non volevo fare la vita di miniera. Dai pozzi usciva un'acqua rossa e velenosa. Ci dicevano di non toccarla nemmeno, che potevamo morire. Ma allora io pensavo, se la miniera è buona, perché ne uscivano veleni? E perché quei veleni possono finire proprio dove la natura è più bella? Devi vederlo, quel tratto di costa. Sono le dune di Piscinas, tra le più alte e vaste d'Europa. Sono vive di lentischi, ginepri, fiori, e sono vive perché si muovono continuamente, modellate dal maestrale. Io aspettavo che il sole scendesse all'orizzonte. Stavo nascosto, senza far rumore. E allora vedevo i cervi correre leggeri sulla sabbia.
Durante la stagione degli amori, i grossi maschi rincorrevano le femmine fra le dune, stando bene attenti all'arrivo di eventuali contendenti da scacciare. A volte capitava una volpe, talmente timida che bastava un volo di rondini per spaventarla e metterla in fuga. In quel luogo provavo un totale senso di pace e di libertà. Vedi, se ci andrai, sono sicuro che proverai anche tu quel sentimento di libertà. Ho visto le cose che hai detto. E ho visto che se anche la miniera è chiusa, i suoi veleni corrono ancora in mare. Ma non è questo ora il punto. Quello che ho provato sono bei posti. Nessuno potrebbe dire il contrario. Ma ricordo bene cosa provavo quando ero bambino e me ne raccontavi. Io li odiavo quei posti. Li odiavo talmente tanto che ancora oggi faccio fatica a non provare lo stesso sentimento. Possibile che tu non l'abbia mai capito? Sentivo nelle tue parole un tale amore per quella tua terra da pensare che di me e della mamma non ti importasse nulla. Che cosa ti aveva dato quella terra? La bellezza non si mangia e alla fine ti eri dovuto arrendere e andartene via sul continente. Perché allora ci eri ancora così attaccato da parlarne, sì, con tanto amore? Sai qual è il primo posto dove sono andato dopo aver lasciato Ingurtosu? Alla Giara di Gesturi, un grande altopiano vulcanico dalle caratteristiche straordinarie. Una vera e propria isola nell'isola. Il terreno sassoso è ricoperto da folte sugherete, con molte querce plasmate dall'impetuoso vento di maestrale. Lì alla Giara, lo crederesti? Ci sono ancora dei cavalli selvaggi. Probabilmente sono stati portati sull'isola dei Fenici, o prima ancora dal popolo dei Nuraghi. Nel periodo degli amori, gli stalloni sono irrequieti e pronti a scacciare gli intrusi. Chi vince la contesa si avvicina alla femmina e fa quello che la natura gli suggerisce. La Giara è costellata dai Paulis, grosse depressioni dove si raccoglie l'acqua. A primavera si coprono di ranuncoli bianchi, spesso così fitti da sembrare neve.
Gli stalloni non competono solo per le femmine. Anche il pascolo è oggetto di contesa. Per aggiudicarsi quelli migliori, gli stalloni guidano il loro branco in spettacolari corse nell'acqua. E quando i branchi si avvicinano troppo, gli stalloni si misurano e si affrontano a calci e morsi. Le pozze d'acqua sono una fonte di vita, anche per gli animali che alleva l'uomo. Mucche e tori vanno alla beverata e non appena placata la sete si sdraiano nel letto fresco dei paulis. Le cornacchie non aspettano altro e sai perché? Perché così è facile per loro trovare un buon materiale per imbottire il nido. Il troppo caldo d'estate dà fastidio a tutti. I cavalli fanno come noi, si fanno i bagni, che a loro però servono anche per cercare di liberarsi dai parassiti che li tormentano. E se l'acqua non basta, si fanno il bagno con la polvere. A ripulirli dai parassiti ci pensano anche le solite cornacchie. Quello che è un fastidio per qualcuno diventa buon cibo per qualcun altro. Vedi, quando un giorno andrai lì, proverai la stessa emozione che ho provato io. Lì ho avuto la consapevolezza di essere parte della natura, di essere la stessa cosa. È una sensazione meravigliosa. La mente si libera da ogni pensiero, da ogni volontà. La sola cosa che desideri è che duri per sempre. Possibile che tu non lo capissi, papà? Se lo capivo io che ero un bambino. La vita non è quella randagia che hai fatto tu, alla ricerca di qualcosa che non esiste. I padri dei miei amici non correvano dietro ai sogni, lavoravano nel mondo vero. Una volta a scuola, questa cosa non te l'ho mai detta, mi hanno dato da fare un tema: il lavoro del mio papà. Io ho scritto che facevi il vagabondo, che te ne sei andato di qua e di là a fare 1000 mestieri e nessun mestiere. Pastore, pescatore, pure il fuochista su questo treno hai fatto, che era una cosa fuori dal tempo già 40 anni fa. E poi che altro? Nemmeno me lo ricordo. Me lo ricordo. Camminavo appena, ma ricordo. Mi ci portò tuo nonno, pensa. Mi ricordo del piccolo re, Vittorio Emanuele III.
che venne a inaugurare la diga sul fiume Tirso, da cui è nato il lago Modeo. Per quegli anni fu un'opera gigantesca. 16.000 operai ci lavorarono e per molto tempo è stato il bacino artificiale più grande d'Europa. Quando vi tornavo, prendevo una barchetta e scendevo il lago piano piano. Intorno ci sono altopiani e aspre montagne, un posto selvaggio coperto dalla macchia mediterranea. Dove il livello del lago è più basso, si vedono i rami degli alberi che l'acqua ha sommerso, posatoi perfetti per i falchi pescatori. Le prede non mancano, le carpe soprattutto sono abbondanti e anche belle grosse. Al mattino però, la prima cosa che fa il falco pescatore è pulirsi. Dopo un buon bagno, con piume e penne nelle migliori condizioni per il volo, può finalmente partire per la giornata di pesca. Altri uccelli vengono qui per gli stessi motivi. Bere, cercare cibo, lavarsi. Le zone più pianeggianti intorno al lago sono pascolo per le pecore. Mi dirai che non c'è niente di strano nel vedere pascolare delle pecore. E invece qualcosa di strano c'è. Ci sono gli aironi guardabuoi che si posano su di loro come se fossero bufali africani. Ma la cosa più bella che ho visto sulle rive del lago Modeo è stata un'altra. La parata nuziale della gallina prataiola. Per tutto il giorno i maschi, tra una becchettata e l'altra, lanciano il loro richiamo per attirare le femmine vicine. All'imbrunire si esibiscono nella danza di corteggiamento, saltando più in alto dell'erba per farsi notare dalle femmine, che non sempre accettano l'invito.
Questo treno va così piano che finirò per arrivare tardi all'imbarco. Non l'avrei mai preso, se non fosse che ci hai fatto il macchinista. Pensavo che un viaggio qua sopra mi avrebbe aiutato a capire. È tutto strano nella tua vita. È tutto fuori dal tempo. Come questo treno, che sembra anche lui uscito da una favola. Immagino che tu abbia fatto gli stessi gesti che vedo fare ora. Caricare acqua, lubrificare stantuffi. Continuo a non capire perché hai rifiutato un lavoro e una vita normale, come quella che faccio io. Ma ti rendi conto? Quasi quasi mi sento io quello strano, perché lavoro in un normalissimo ufficio. E poi c'è un'altra cosa che devi vedere. È il Supramonte, un massiccio carsico selvaggio, straordinario. La roccia qui è calcarea, friabile, solubile. La natura l'ha scavata e scolpita con mano da ciclope, dando origine a paesaggi unici. Qui c'è Pischina Urtaddala, una grotta aperta dalle dimensioni talmente enormi che la figura dell'uomo scompare al suo interno. Ma lo spettacolo più maestoso dell'intero massiccio è rappresentato dalla gola di Sugorroppu. Immersa nel cuore della Sardegna, circondata da millenari e fitti boschi mediterranei, è il più imponente canyon d'Italia ed Europa. Uno dei simboli più incantevoli e sconcertanti del Supramonte. Ci andrai? Devi promettere che ci andrai.
sono tante storie, sai, che si raccontano su questo posto, che è abitato da creature cattive, Samama, Sosdrullios o dal diavolo in persona, Satentazione. Bisogna stare molto attenti ad andarci. Papà, io a volte pensavo che il bambino fossi tu. I soli pericoli che si corrono a scendere per la gola sono quelli di scivolare su una roccia e farsi male. E magari far correre qualche rischio anche a chi viene per prestare soccorso. Com'è successo una ventina di giorni fa. Ero lì e l'ho visto con i miei occhi. Un escursionista è caduto da alcuni metri di altezza, per fortuna senza conseguenze troppo gravi. È comunque dovuto intervenire un elicottero di soccorso ed è stato solo grazie all'abilità del pilota che con una manovra audace ma perfetta è riuscito ad atterrare nello spazio angusto della gola e all'aiuto di alcune guide escursionistiche, se quell'uomo si è salvato. Forse ci credevi davvero a Samama, Sosdrullios, Satentazione e a chissà quante altre creature favolose che abitano nelle leggende. Cosa c'era nel mondo reale che non andava? La realtà è la realtà, uno non la sceglie. Non si può far finta, come hai fatto tu, che non esista. Tu sei scappato dal mondo vero. Ecco cosa hai fatto. Scusa, io ci sto provando a seguirti. Sono venuto dove mi hai detto di venire. I posti che mi hai indicato li ho girati tutti. Ma cosa credi? Che non lo capisca che sono meravigliosi? Ma tu lo sai cos'è l'aria? L'hai mai vista l'aria? Hai mai pensato a cos'è davvero? Devi andare sul monte Genis per sapere che cos'è l'aria. L'aria è una forza. Modella il granito l'aria, scava le montagne, leviga la pietra più dura, disegna nella roccia. L'aria scolpisce forme e devi considerare il tempo che occorre al vento per agire, che non è quello degli uomini, soltanto un breve attimo. Il tempo è un'altra cosa. È secoli, è millenni che ci sono voluti per incidere fessure, per disegnare archi e scavare anfratti. Non ti pare un miracolo che qualcosa di così lieve e impalpabile come l'aria possa tanto? Anche nei boschi che cingono le vette di questo monte
vive il cervo sardo. È un animale diffidente, timido, sempre attento a cogliere anche il minimo segno di pericolo. Dove la roccia irrompe dalla vegetazione, inizia il regno dei mufloni. Hanno un'agilità straordinaria. Con pochi balzi si arrampicano sui grossi massi, senza sforzo apparente. Ma come i cervi, anche i mufloni sono sempre allerta, pronti a difendere il loro territorio. Se si avvicina qualche esemplare estraneo, i maschi si mettono a studiare le sue mosse, pronti a impedirgli sconfinamenti. Ma non ho finito di dirti dell'aria. Se ti metti sul crinale, come tante volte ho fatto io, la potrai vedere, impregnata dell'umidità che viene dal mare, e sentire il suo suono. Perché l'aria ha un suono, anzi, ne ha 1000. Dal fruscio più tenue al brontolio della tempesta che si prepara lontano. E poi ha un odore, un profumo che è diverso da ogni altro e che ti rimane dentro. Lo senti? Lo senti? Il profumo dell'aria? Avevi ragione. L'aria ha un buon profumo. Sai, papà, anche se il treno va piano, adesso non mi importa più di arrivare in ritardo. Forse è questo che volevi che io capissi. Il senso del tempo che qui è diverso. Avrei voluto farlo con te, questo viaggio, ma forse è meglio così. Perché avrei finito col non decidere mai dove andare. Perché ogni più piccolo angolo di questa mia terra merita di essere visto e raccontato. Ti dicevo dell'aria. E allora c'è un altro luogo dove andare. Si dice che Dio, alla fine della creazione, si sia trovato fra le mani un sasso e, non sapendo che farne, l'abbia lanciato in mezzo al mare. Aveva creato un'isola meravigliosa, l'isola di San Pietro. Un'acqua cristallina lambisce la costa scoscesa e l'odore salato del mare si mescola con i freschi profumi della macchia mediterranea. È tutta roccia di vulcano, ma di qualità e durezza diversa da punto a punto.
Vento e acqua hanno eroso dove la materia era più tenera, e scalfito appena e arrotondato dove era più compatta. Nei punti più inaccessibili delle scogliere fanno il nido i falchi della regina. Arrivano qui da molto lontano, dal Madagascar, 6.000 chilometri in volo. Dal mese di maggio già si possono sentire le loro voci e vedere i loro voli di corteggiamento e le picchiate giù, giù verso il mare. La gioia e il senso di libertà che trasmettono è senza pari. Guarda con i loro occhi, guarda le rocce scoscese da lassù, senza altro rumore che il vento e il mare. Più tardi in estate, quando le uova si schiudono e bisogna pensare a nutrire i piccoli, allora il volo diventa caccia. Qualche volta è una grossa libellula a venire catturata. Via via che i piccoli crescono, e occorre che crescano in fretta per affrontare in autunno il volo di ritorno, devono diventare più grandi anche le prede. E così, tra gli artigli del falco della regina, finiscono piccoli uccelli di passo che sfruttano i venti per la loro migrazione.
Ci mancavano le pecore sui binari. Ma sai che c'è? Che non me ne importa. Anzi, è meglio così. Il traghetto lo prenderò domani. Mi è tornato in mente l'odore della città dove abito. E non è un buon odore. Macchine, confusione, gente che corre. Sì, lo prenderò domani. C'è ancora una cosa che dovrai vedere. Cagliari è l'anello di congiunzione tra la Sardegna moderna e uno degli ultimi lembi selvaggi del Mediterraneo. Guarda i fenicotteri, guardali mentre volano. Queste loro colonie non sono le più grandi d'Europa, ma sono quelle con le caratteristiche più straordinarie. Guarda i fenicotteri nella luce dell'alba. A quell'ora rientrano gli adulti che sono stati a cercare cibo in altri stagni della Sardegna. Vengono a dare il cambio a quelli che sono rimasti a badare ai piccoli. Ci sono le case intorno, ma tu dimenticale. Loro, i fenicotteri, non se ne curano. Solo qui è possibile vederli volare a stormi tra i palazzi di una città. Per proteggere i piccoli, li tengono raccolti come fossero bambini all'asilo. Gli adulti li sorvegliano perché, anche se tutto sembra tranquillo, ci sono dei pericoli. I gabbiani approfittano di ogni occasione per attaccare i pulli più piccoli. E non sempre i genitori riescono a proteggerli. L'ho visto. Ho visto gabbiani catturare piccoli fenicotteri in piena salute e ucciderli. So che è una legge naturale, ma è stata una pena, un'immagine crudele. E un piccolo con la zampa rotta, che sembrava per questo più protetto degli altri, se l'è cavata. Sono due estremi. E li ho visti così vicini che mi hanno aiutato a capire. Sì, credo di aver capito.
Forse avevi ragione tu. Forse ho sbagliato a non cercare il benessere. I figli si aspettano che i genitori lasciino loro qualcosa in eredità. Io ho da lasciarti solo un viaggio nella nostra terra. Sta a te giudicare se vale qualcosa. Ti ho capito, papà. Ho capito che trascorrere un'ora seduto nel bosco o sulla scogliera, guardando il mondo intorno e assaporando ogni attimo di vento sulla pelle, è un'emozione che ogni essere umano dovrebbe concedersi. Quello che davvero volevi dirmi è che questa terra è vera, autentica, anche nella sua durezza, anche nella sua crudeltà. Ed è questa verità il valore che tenevi nel cuore. Da bambino non potevo capirlo e anche dopo non avevo compreso perché ci tenessi tanto che io venissi qui. Ora mi rendo conto che avrei dovuto farlo prima. Ora mi è chiaro il senso del viaggio, che non è stato solo vedere paesaggi meravigliosi. Ho sentito che questo luogo è anche mio, perché qui sono le mie radici. E questa sensazione di appartenere a un luogo, alla sua natura, alla sua storia, mi ha fatto sentire per la prima volta sereno, senza più rancore, unito a te, come mai prima. Solo ora che tu non ci sei più, mi rendo conto della grande ricchezza che mi hai lasciato. Farò in modo che non vada perduta.